Sai sicuramente che sono queste le paroline che ti servono per dare senso ai tuoi racconti. E allora in questa lezione ne vedremo solo 15, ma secondo me sono i 15 connettivi probabilmente tra i più frequenti. Sono semplici e utili e li vedremo all'interno di una piccola storia. Per prima cosa bisogna dire che non avevo visto nulla di simile prima d'ora. Eppure avevo viaggiato tanto, anche se mai in questa parte del mondo. Dato che non si muoveva, decisi di avvicinarmi, stando attento a non fare rumore. Pensavo che probabilmente stava dormendo, perché la sua schiena faceva dei piccoli movimenti ondeggianti. Aveva una lunga coda, come un filo di corda che faceva 2 volte la sua taglia. In più le sue orecchie erano piccolissime, ma di un colore brillante. Visto che non mi fidavo molto, presi un ramo per poterlo toccare. Di colpo lo strano essere balzò su 2 zampe e quindi io mi immobilizzai. Lui fece qualche passo verso di me ed io allora provai ad indietreggiare. Ma mi sentivo strano, le gambe molli, cioè ero sul punto di svenire. Subito dopo il buio. La mia camera era illuminata solo dai lampioni della strada. Alla fine era stato solo uno stupido sogno. Vediamo adesso la versione meno familiare, più sostenuta, diciamo, dei connettivi che abbiamo appena visto. Per prima cosa ci serve per enumerare e la sua versione più sofisticata, diciamo così, è innanzitutto. Eppure è un connettivo avversativo, quindi esprime un'opposizione, non ho voglia di lavorare, eppure devo farlo per forza. E può essere sostituito con un corrispettivo più elegante come tuttavia, anche se è un po' come eppure, e possiamo sostituirlo con sebbene. Non ho voglia di lavorare, sebbene debba farlo lo stesso. Attenzione però, sebbene è seguito per lo più dal verbo al congiuntivo. Uscirò a piedi anche se piove. Uscirò a piedi sebbene piova. Uscirò a piedi sebbene stia piovendo. Dato che esprime un dato di fatto. Dato che ho fame, mangio. E possiamo sostituirlo con un più elegante poiché. Pensavo che non ha bisogno di spiegazioni e possiamo sostituirlo con a mio avviso. Neanche perché ha bisogno di spiegazioni e al suo posto possiamo utilizzare in quanto. Prendo il cappotto perché fa freddo, prendo il cappotto in quanto fa freddo. Come una sorta di. Nel testo abbiamo visto aveva una lunga coda come un filo di corda. Potremmo dire aveva una lunga coda, una sorta di filo di corda. In più lo utilizziamo per aggiungere. In più le sue orecchie erano piccolissime e possiamo sostituirlo con inoltre. Ma è un connettivo avversativo. Un suo sinonimo può essere tuttavia. Amo leggere, ma non mi piace scrivere. Amo leggere, tuttavia non mi piace scrivere. Visto che è un po' come dato che, il cui sinonimo forse più elegante è siccome. Visto che è tanto che non ci vediamo, andiamo a prendere un caffè. Siccome è tanto che non ci vediamo, andiamo a prendere un caffè. Per ci dà la possibilità di esprimere un fine. Canto per divertimento e può essere sostituito con canto al fine di divertirmi. Al fine di è seguito sempre da un infinito.
Mi alzo presto al fine di vedere l'alba. Quindi un altro connettivo di causa-effetto che può essere sostituito con dunque. È tardi, quindi vado a dormire. È tardi, dunque vado a dormire. Allora utilizzato come sinonimo di quindi può essere sostituito da pertanto. Se riprendiamo l'esempio di prima, ho sonno, quindi vado a dormire, ho sonno, allora vado a dormire, ho sonno, pertanto vado a dormire. Cioè è un connettivo esplicativo, ovvero ci serve per dare spiegazioni. Alla fine ci permette di esprimere un concetto finale. Il suo corrispettivo meno familiare è in definitiva. Dunque, sono esattamente queste le paroline di cui abbiamo bisogno per dare senso ai nostri racconti. Come sempre mi auguro che questa lezione sia stata di aiuto. Metti un like, condividi, abbonati se ancora non l'hai fatto e io ti dico alla prossima!